Siamo arrivati al sud per la nostra terza e ultima parte del viaggio in Vietnam e precisamente nella città di Can Tho. In attesa del tour ufficiale di domani facciamo 2 passi in giro per il centro della città. In questa prima mattinata visiteremo il mercato galleggiante di Kai Rang. How much? Coconut 25. E dopo aver acquistato qualcosa da bere stiamo salendo su quest'altra barca dove ci faranno assaggiare l'ananas. Proviamo il ponte delle scimmie. Paura? Sì, in questo caso non ce la fa. Paura. Lei torna indietro. È un po' alto, eh? Quasi fatta. Eccoci qua. Il ponte delle scimmie. E adesso saliamo sul ferry boat con la bici. E abbiamo attraversato un ramo del delta del Mekong. Qui vediamo bene come vivono la gente locale sulle rive del Mekong. Eccoci. Eccoci tornati, sani e salvi. Adesso visitiamo il tempio Zen sul delta del Mekong. Le 2 pagode laterali della campana e del tamburo affiancano il tempio centrale. Saliamo nel punto di avvistamento degli aironi. Xin chào. Attento. Xin ciao. Questa mattina partiamo per vedere il mercato galleggiante di Long Xuyen. E questa è la parte delle palafitte. Fa molta impressione vedere le case, i palazzi dietro, e questi, che sono prevalentemente profughi cambogiani, devono vivere sulle barche o su queste palafitte improvvisate. Adesso facciamo un giro anche al mercato del paese e siamo gli unici turisti.
Adesso partiamo per il tipico giro in tuk tuk. Adesso ci siamo fermati con il nostro tuk tuk nel tempio buddista di quest'isola, Tempio della Tigre. Come ultima attività della giornata faremo una gita in sampan, che è una tipica imbarcazione vietnamita, nella foresta pluviale di Melaleuca Trasu. Siamo sulla barca a motore, ma qui c'è talmente poca acqua che si fatica. Questa è l'unica montagna del sud del Vietnam. Questa invece segna il confine con la Cambogia. Eccoci arrivati a Chau Doc, il paese vicino al confine con la Cambogia, e adesso facciamo 2 passi in centro. Stamani partiamo dal nostro albergo di Chau Doc in visita al villaggio dei pescatori. Siamo arrivati vicino al Monte Sam per visitare 2 pagode. La prima pagoda è di Tai An e poi andremo a vedere la pagoda di Hang. Ore 12:30 del 26 aprile, a umidità non sappiamo bene quanto, abbiamo scalato questi 435 gradini e niente, siamo cotti abbastanza. È la dura strada verso l'illuminazione. Ed iniziamo la nostra mattinata a ben 3 con un bel giro in barca.
Questo è il sicurissimo molo dove dobbiamo attraccare. High tide. Yeah. And it tip. E dopo aver visto la produzione delle caramelle con il cocco, siamo scesi su un villaggio qui locale lungo il fiume e andremo a vedere la produzione delle stuoie. Seven pair a day. E adesso, dopo pranzo, un bel giro in sampan. E mentre siamo per la strada per Saigon, ci fermiamo a visitare la pagoda di Vinh Trang, caratterizzata dalle 3 statue giganti del Buddha, che rappresentano il passato, il presente e il futuro. Prima mattina a Saigon, Ho Chi Minh City, iniziamo il nostro giro dei mercati con i tuk tuk bicicletta. Questa è la stessa strada di ieri sera, decisamente più vuota. E ripartiamo per il nostro giro in Risho. E dopo questo emozionante giro in Risho visitiamo il tempio di Tien Hau, che è uno dei più antichi templi cinesi qui a Saigon. C'è anche un gruppo che ha portato, credo, a benedire il tipico costume della danza del leone. È arrivato il momento di visitare il Museo dei Resti della Guerra, che comprende mezzi, armi e fotografie di quel brutto periodo. Adesso siamo passati a vedere il Palazzo della Riunificazione, conosciuto anche come il Palazzo dell'Indipendenza, dove aveva sede sia la casa che l'ufficio del presidente del Vietnam del Sud durante la guerra. Siamo scesi anche nei sotterranei, dove c'è il bunker con varie attrezzature che servivano in tempo di guerra.
Come ultima tappa di oggi visitiamo la pagoda dell'imperatore di Giada, dedicata a Ngok Hoang, divinità suprema del taoismo. Per finire la serata saliamo al 49esimo piano della torre Bitexco, che con i suoi 265 metri è il secondo grattacielo più alto della città e della nazione. E adesso non può mancare un tipico attraversamento pedonale. Questa mattina ci spostiamo di 60 km da Saigon per visitare i tunnel di Cu Chi. In quest'area troviamo, oltre ai soliti turisti che si fanno le foto divertiti, un sistema di tunnel di 250 km scavati dai Viet Cong. Inoltre possiamo vedere anche tutti i vari sistemi di trappole che i Viet Cong hanno usato per sconfiggere gli americani. Qui si può provare anche varie tipologie di armi e anche vedere come sono fatti i tunnel all'interno. E io ci vado. Questa è l'uscita. Per finire visitiamo il tempio Kaodai Tainin durante una loro funzione religiosa.